Quando soffia il vento del cambiamento, alcune persone costruiscono muri, mentre altre costruiscono mulini. La prima volta che ho sentito questo proverbio cinese qualche anno fa, ne sono rimasta profondamente colpita, probabilmente perché somiglia molto ad un'altra citazione attribuita ad Albert Einstein, che a me affascina dai tempi delle superiori, e che in sostanza dice questo: le crisi rappresentano opportunità, possono essere catalizzatori di crescita e di evoluzione. Ma che cosa vuol dire questo, più concretamente? Io mi chiamo Valentina Lozano Nasi, sono italo-colombiana e vivo nei Paesi Bassi, dove esattamente un anno fa ho discusso la mia tesi di dottorato in psicologia dell'adattamento al cambiamento climatico. Prima di entrare nei dettagli della mia ricerca, vorrei condividere con voi come è iniziato tutto, perché oggi, se guardo l'intero percorso del mio dottorato, noto che ci sono stati 3 elementi chiave che hanno guidato e plasmato il mio lavoro di ricerca. Il primo elemento è la definizione ufficiale di adattamento al cambiamento climatico fornita dall'IPCC, ovvero il pannello intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Questa importantissima organizzazione, che ogni anno fa uscire un report sullo stato attuale di tutta la scienza sul cambiamento climatico, ha stabilito che adattarsi al cambiamento climatico significa, e cito testualmente, minimizzare i danni o trovare nuove opportunità. A catturare la mia attenzione è stata la seconda parte della definizione, ovvero l'idea che noi possiamo trovare delle nuove opportunità adattandoci al cambiamento climatico. Questo mi ha subito richiamato la citazione di Einstein che vi ho detto prima. E devo dire che ero molto sorpresa dal non riuscire a trovare ricerche che si concentrassero su questo aspetto della definizione. Il secondo elemento deriva da una serie di critiche emergenti all'idea che l'adattamento di fronte all'avversità sia necessariamente associato alla resilienza. Resilienza è un termine che ormai ha una miriade di definizioni, ma che generalmente e a livello proprio anche etimologico indica la capacità di rimbalzare indietro e di tornare allo stato in cui si era prima di una certa perturbazione, il cosiddetto bouncing back. In anni recenti, molti studiosi di diverse discipline hanno sottolineato come questa sia una comprensione limitata del processo di adattamento. Invece di recuperare o mantenere un certo stato nonostante le perturbazioni, la tesi proposta è che i sistemi complessi, compresi quindi gli esseri umani e le comunità umane, si adattano quando si trasformano grazie alla perturbazione. A me questa prospettiva ha affascinato tantissimo, perché suggerisce che l'avversità ci spinge al cambiamento e che l'adattamento è un processo che racchiude in sé il nuovo, l'inaspettato, non solo il tornare a ciò che era prima. Il terzo elemento deriva da una serie di ricerche di altissimo livello che sono state pubblicate qualche anno fa sulla rivista Nature, che magari qualcuno conosce. In sintesi, un team molto numeroso di ricercatori, tra cui antropologi, storici, archeologi, sociologi e quant'altro, ha condotto delle analisi molto approfondite, molto complesse su quelle che sono state le risposte delle società umane di fronte a esempi passati di cambiamento climatico, come quello che vedete in figura in blu, ovvero la piccola era glaciale che ha colpito soprattutto il Nord Europa tra V e VII secolo. Queste analisi hanno dimostrato che, di fronte a questi esempi passati di cambiamento climatico, le società umane non sono state portate sistematicamente al collasso e alla distruzione. Sebbene le condizioni fossero molto difficili, queste società sono sopravvissute, ma hanno anche prosperato. Infatti, le condizioni climatiche avverse hanno spinto alla ricerca di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove professioni, alla scoperta di nuove coltivazioni, alla ricerca di nuove fonti energetiche. Pensate che sono state persino sviluppate nuove lingue e nuove culture che noi conosciamo oggi e che sono frutto delle migrazioni climatiche di allora. Ora, il cambiamento climatico attuale è indubbiamente senza precedenti sotto molti aspetti. Eppure, secondo me, è palese che ci sta spingendo a trasformarci. Noi stiamo mettendo alla prova la nostra creatività per sviluppare delle soluzioni
e per trovare modi che siano alternativi e migliori di produrre, di consumare, di esistere. Quindi questi 3 elementi hanno condotto a quella che è diventata la domanda centrale del mio dottorato di ricerca. Dato che il cambiamento climatico non può essere evitato del tutto, mi sono chiesta: le persone si sentono in grado di adattarsi al cambiamento climatico oggi? Ma soprattutto, volevo capire io, sentono di poter fare più che meramente mantenere o recuperare lo stato attuale? Per rispondere a questa domanda ho introdotto un nuovo costrutto, sviluppato e introdotto un nuovo costrutto: la transilienza. Ho definito la transilienza come la capacità percepita di resistere, nel senso di andare avanti, di trovare diverse opzioni e di cambiare in meglio di fronte ad una certa avversità, nel mio caso specifico il cambiamento climatico. A differenza della resilienza, che suggerisce il ritorno ad uno stato precedente, la transilienza racchiude in sé il passaggio ad uno stato nuovo e diverso. Lo studio della transilienza si è articolato in 2 fasi. La prima fase è stata la creazione di uno strumento per misurare la transilienza nelle persone. Io ho quindi sviluppato e validato una scala di transilienza, ovvero una serie di domande che mi permette di assegnare a ciascun individuo un punteggio che mi indica il suo livello di transilienza. La seconda fase è stata l'applicazione di questa scala in una serie di studi empirici che io ho condotto in diversi paesi attraverso questionari. I risultati sono stati molto interessanti e ve li voglio condividere qui, riassumere qui in 4 punti principali. Punto primo: le persone in media percepiscono di poter resistere, di poter trovare diverse opzioni e di poter cambiare in meglio di fronte al cambiamento climatico contemporaneo. Quindi le persone in media mostrano un certo livello di transilienza. Punto secondo: avere un certo livello di transilienza non implica che le persone negano o minimizzano il problema. Anzi, spesso e volentieri le persone con un livello più alto di transilienza riconoscono di più che il cambiamento climatico è un problema, ma è come se volessero affrontarlo in modo più proattivo. Punto terzo: transilienza e azione concreta vanno di pari passo. Quindi le persone con un livello più alto di transilienza sono più portate a intraprendere delle azioni concrete per proteggere se stesse e gli altri dai rischi del cambiamento climatico, ma sono anche più disposte a rivedere le proprie abitudini, i propri valori e anche a trasformare le proprie comunità per adattarsi al cambiamento climatico. Quarto punto: transilienza e benessere vanno di pari passo. Quindi le persone con un livello più alto di transilienza mostrano un livello più alto di benessere generale e una miglior salute mentale. Quindi, in sostanza, il messaggio chiave della mia tesi di dottorato è il seguente: le persone possono essere anche transilienti. Non solo sentono di poter resistere, ma anche di poter trovare diverse opzioni e persino di poter cambiare in meglio di fronte al cambiamento climatico attuale. Più è alto il livello di transilienza, più le persone sono portate ad agire e meglio stanno. Questo secondo me è un bel messaggio di speranza che io sinceramente mi sono augurata dall'inizio del mio dottorato. Quindi, finito il mio dottorato, io ho deciso di non proseguire con una carriera accademica, cosa che nella mia testa implica la fine del mio rapporto con la transilienza. Io comunque sentivo di aver dato il mio contributo, le pubblicazioni ci sono, la tesi è scritta, ero veramente in pace con l'idea di salutare la transilienza e di lasciare che altre persone continuino a farci ricerca, se vogliono. E invece devo dire che la vita aveva decisamente altri programmi in serbo per me, perché dopo la gloria della discussione della tesi, che in Olanda è una cerimonia veramente incredibile, quasi un matrimonio, io sono entrata in quella che ad oggi considero la peggior crisi della mia esistenza. Di colpo mi sono crollate tutte le certezze, sono entrata in uno stato di confusione e di terrore assoluti. È un malessere, come una nube nera, densa, sembrava essersi impadronita di me e non volermi mollare più. Ora, io vorrei sottolineare l'ironia
di essere l'autrice di una tesi, 200 pagine, pubblicazioni, discorsi su come le crisi possono aiutarci a crescere, su come possiamo trarne beneficio, per poi trovarmi direttamente sul campo a testare le mie ipotesi. E io vi dirò la pura verità, soprattutto durante la fase più nera della mia crisi, il mio pensiero è stato: ma quale cavolo di beneficio? Solo che non è che potessi dire: scusate, fatemi ritirare un attimo le pubblicazioni che c'è stato un piccolo errore di valutazione. Quindi sono stati mesi bui e difficili ad un livello che io non avrei mai potuto concepire. Eppure oggi, che fortunatamente posso dire con convinzione di essere uscita dalla voragine in cui ero precipitata, noto che anche nei giorni peggiori, dove io non riuscivo a uscire dal letto, dove niente aveva senso, io non ho smesso di resistere. Inoltre ho continuato a cercare e a provare qualsiasi mezzo che potesse aiutarmi. Medici, psicoterapeuti, coach, gruppi di sostegno, psicofarmaci, massaggi, yoga, respirazione, sciamani, qualsiasi cosa ho provato, capendo poi cosa mi aiuta e cosa no. E infine noto che mi sono lasciata cambiare. Ho iniziato a mollare il controllo, ho iniziato ad abbracciare le mie paure, le mie debolezze, le mie fragilità, il mio lato oscuro. E ho iniziato a mettere da parte tanti pregiudizi e tante rigidità. Insomma, io oggi noto che ho manifestato gli elementi della transilienza: resistere, trovare diverse opzioni e cambiare in meglio. La mia esperienza però mi ha permesso di scoprire anche un quarto elemento che io oggi vorrei davvero poter aggiungere alla mia tesi di dottorato, perché credo che sia fondamentale: il chiedere aiuto, o meglio, il lasciarsi aiutare. Vedete, la mia esperienza mi ha mostrato che la transilienza non è solo questione di tenacia, di proattività, di abbattere i muri con la forza o con nonchalance. Bisogna crollare, bisogna lasciar cadere, abbandonarsi totalmente al disagio e alla sofferenza. E la cosa migliore che io potessi fare per aiutarmi nella mia crisi è stato lasciare che altri mi vedessero e mi accompagnassero in questo stato di profonda vulnerabilità. Perché quello che io ho capito è che il passaggio ad uno stato nuovo e diverso passa necessariamente dalla vulnerabilità. Quindi, per esempio, io per settimane ho lasciato che altri cucinassero per me, perché io non avevo la forza neanche di mangiare. Così come ho lasciato che dormissero sul divano di casa mia, sia per avere compagnia la notte, ma anche per avere qualcuno che fisicamente mi tirasse fuori dal letto ogni mattina, cosa che ho richiesto esplicitamente. Così come ho chiesto di essere accompagnata ai vari appuntamenti di aiuto professionale. E ho pregato amici e famiglia di continuare ad insistere con messaggi e chiamate, perché sapevo che la mia tendenza era quella di isolarmi e di non rispondere. Ed è questo che mi ha permesso di uscire dalle sabbie mobili. Questa resa di fronte al mio smarrimento, al mio terrore, al mio dolore, mi ha permesso di resistere, di trovare diverse opzioni e di cambiare in meglio. Io oggi so che l'idea che le crisi sono catalizzatori di crescita e che gli esseri umani sono capaci di transilienza è tutto vero, non solo perché l'ho studiato per anni e i dati lo dimostrano, ma perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Non so se lo sapete, ma la parola crisi deriva da termini del greco antico che possono significare decisione o punto di svolta.
Le crisi sono inevitabili e non sono affatto piacevoli. Ma io oggi credo, anzi oserei dire so, che ogni crisi rappresenta potenzialmente un decisivo punto di svolta nella nostra vita. Per tornare al proverbio cinese, il vento del cambiamento non smette mai di soffiare. E il mio augurio è che noi possiamo imparare ad aiutarci e a supportarci per riuscire a sfruttarlo, così da costruire campi di solo mulini. Grazie.